Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola. Oggi facciamo la nostra prima istruzione di un nostro veicolo da noleggio. Si chiama Tournée Mobile, lunghezza 6 metri. È un veicolo su meccanica Peugeot, 165 cavalli, ed è un mezzo che farà la stagione del noleggio cominciando da questo autunno. Cominciamo dall'inizio, da questa parte. Vediamo che il veicolo è già compreso di veranda e di luce esterna. La luce esterna è dimerabile da un telecomando che è posto nelle chiavi della guida. Andiamo avanti, c'è il gradino esterno. Prima della partenza bisogna sempre verificare che il gradino sia chiuso prima di partire. Andiamo ancora avanti, vediamo che c'è un portabiciclette che possiamo mettere nel gangio di traino di dietro nel caso in cui volessi utilizzarlo per caricare delle bici. Questo è un portabici della Thule con la possibilità di caricare le bike. Inoltre questa qui è una veranda, la veranda è un telo ombra, il telo ombra deve essere usato per l'ombra, se piove va chiuso, se andate via dal camper lo dovete chiudere perché il rischio è quello di prendere una ventata e di trovarvela rovinata sopra all'autocaravan e purtroppo costa soldi, quindi veranda chiudetela quando non ci siete sotto, questa è una raccomandazione. Del resto si prende l'asta della veranda, che dopo vi faccio vedere dove viene collocata, si apre in questo modo, si cerca di aprirla fino al punto in cui ci si arriva con le mani ad allungare, ad abbassare quelli che sono i piedini. I piedini di stazionamento sono questi. Uno è questo, il piedino che si abbassa, lo appoggiamo, solleviamo leggermente e blocchiamo quello che è il primo piede. La stessa cosa si fa dalla parte opposta e a quel punto, una volta che abbiamo appoggiato i piedini per terra, continuiamo con l'apertura fino all'apertura massima. Magari apro anche l'altro così siamo più sicuri. Lo solleviamo, blocchiamo e poi continuiamo ad aprirlo con l'escursione massima. Ecco fatto. Continuiamo ad aprirlo. Ogni tanto gli diamo una mano, l'allontaniamo. In questo caso lo allontaniamo ancora un pochettino in modo tale che i piedi siano sempre più verticali possibili e continuiamo a fare l'apertura. Quando i bracci arrivano alla massima estensione, che lo vediamo bene perché il telo diciamo così, si allenta, la tiro un pochettino. Ecco, a questo punto mi regolo l'altezza come mi pare a me, come mi fa comodo. Ho la possibilità di picchettare i piedini di sotto, no? Con dei picchetti, ma non fidatevi dei picchetti. Se tira il vento dovete chiuderla, se piove dovete chiuderla, questo è un telo ombra. A questo punto abbiamo visto l'apertura, vediamo la chiusura. Prima di chiuderla eliminate quelli che possano essere delle foglie sul tessuto, quindi ci battete sopra un pochettino e poi dopo nella parte alta ci arriviamo con uno straccio dopo aver battuto in modo tale che se ci sono delle foglie arrivano nella parte qui sopra, si passa con uno straccio, gli aghi di pino cadono, le foglie cadono e a quel punto potete continuare a chiuderla. Si fa il lavoro inverso, si avvicina un po' da questa parte, stessa cosa si fa così. In pratica gli diamo l'invito e poi dopo cominciamo a chiuderla. Teniamo sempre d'occhio qual è l'altezza che noi possiamo arrivare a chiuderla, quindi questa direi che è la giusta misura.
faccio molta attenzione, ho visto come erano agganciati quando l'ho aperta e la metterò nello stesso punto. Ecco fatto, stessa cosa dalla parte opposta, quindi la scastro, sollevo, piego il piedino e lo incastro nuovamente. Ecco, vi facciamo vedere come sono nello specifico una volta incastrati. Ora è aperto, ora è chiuso. A questo punto possiamo concludere la chiusura della veranda. Ora siamo nella parete posteriore, vediamo che questo veicolo ha anche la telecamera di marcia indietro che si vede dalla radio doppio DIN che è nel cruscotto. Benissimo, allora oscuranti e zanzariere, ovviamente oscuranti e zanzariere, devo fare molta attenzione alle finestre che devo chiudere prima di aprire completamente. Nella parte di dietro vedo che ho le casse per la musica, ho un oblò gigante e soprattutto ho il vano dove dentro si possono mettere 2 bombole del gas. Al momento ce n'è solo una. In più viene inserito anche la doccetta esterna, perché su questo veicolo è prevista anche la doccetta esterna, e grazie a questo oggetto, che in pratica c'è un monocontrol, c'è la possibilità di non dover chiudere la bombola del gas. La bombola del gas con questa tipologia potete tenerla tranquillamente aperta. Questo non significa che potete usare la cucina, ma significa solo che non dovete prima di partire venire a chiudere la bombola e quando arrivate venire ad aprirla, perché con questa sicurezza può stare aperta. Andiamo oltre, qui abbiamo visto il gancio di traino per poter mettere l'eventuale portabiciclette. Andiamo avanti. Questa è la cassetta del gabinetto, anche in questo caso c'è la calamita. Estraggo la cassetta, ora la cassetta è completamente vuota. Quando la devo mettere in uso non faccio altro che inserire o il liquido usando questo come indicatore di livello, oppure una bustina, se scelgo di mettere le bustine, e mettere nella parte bassa 2 dita di acqua, in modo tale che il liquido chimico e l'acqua faccia una miscela che disintegri i rifiuti organici e non faccia fare cattivo odore. Quando sarà il momento di svuotarla, che sarà quasi pieno, dovrò fare l'operazione inversa. Apro, cavo il tappo e a quel punto premo questo pulsante che mi dà il consenso all'entrata dell'aria e favorisce lo scarico. Ovviamente adesso è ancora nuovo, quindi è ancora tutto quanto nuovo. Se è pesante, sapete che c'è la possibilità di portarlo via con stile trolley alle sue rotelline. Una volta fatta la miscela, ovvero una volta svuotato, fatto 2 dita di acqua, messo dentro il liquido chimico, lo posso rincastrare ed è pronto all'uso. Quello che vedete nella parte bassa è la marmitta del riscaldatore del Webasto. In pratica da lì usciranno i fumi della stufa diesel. Questo veicolo ha la stufa a diesel della Webasto. Andiamo ancora avanti. Questa qui è la presa di corrente. Una volta che attaccherete la presa della 220, le utenze che saranno attaccate alle prese interne funzioneranno a 220. Una volta che voi staccate la 220 da fuori, ovviamente la 220 non ci sarà più. Quando attaccate l'utenza da fuori, contemporaneamente, oltre a caricarsi la batteria dei servizi e poi quella del motore,
non consumate nemmeno energia elettrica dalle batterie e quindi da una parte non consumate perché attingete da un trasformatore e dall'altra parte caricate le batterie se per caso queste fossero un po' scariche. Oltre a questo, alle prese ci sarà la 220. Presa esterna della 220, ovviamente con un magnetotermico all'interno. Questo qui è la valvola di scarico per scaricare il serbatoio delle acque grigie. Le acque grigie, in questo caso, sono coibentati, contengono l'acqua di recupero del lavandino, del lavello e della doccia. Quando è ora di scaricarlo, a questa maniglia si dovrà girare di circa 90 gradi e scaricherà fuori. Qui si fa gasolio. Questo qui è il tappo, è il bocchettone di riempimento del gasolio. Si utilizza la chiave dell'avviamento, si cava il bocchettone. Noi qui abbiamo messo una sicurezza. Questa sicurezza è fatta in modo che qualche malintenzionato, per prevenire che qualche malintenzionato possa mettere nell'AdBlue, nell'urea, del prodotto che ci voglia fare uno scherzo. Questo lo abbiamo inserito come protezione. Ecco qua, questo è il tappo del carburante. Questo invece è il tappo della urea, ora con la sua protezione. In questo veicolo da noleggio abbiamo inserito un antifurto sulla meccanica che si chiama Block Shaft. Lui funziona in questo modo: una volta che si è tolto la chiave dell'avviamento, attaccato alla chiave dell'avviamento c'è un cavetto dove si inserisce, dove c'è una chiave che serve per inserire un antifurto meccanico. A questo punto le chiavi le avrò attaccate insieme e se qualche malintenzionato dovesse muovere lo sterzo o in qualche modo riuscire a spaccare il blocco a sterzo originale, ci sarà un blocco a sterzo supplementare, in questo caso è sia meccanico che elettrico, e è una sicurezza che il veicolo non venga portato via. Quando è ora di mettere in uso il veicolo, basta inserire la chiave del block shaft, disinserirlo e avviare il mezzo. Se mi dimentico di togliere il block shaft, oltre ad avere un segnale visivo acustico, il camion non va in moto, non parte. Vedete, sto girando la chiave e lui non parte. Invece appena avrò disinserito il block shaft, lui si può avviare. Ok? Nella parte interna del veicolo cominciamo con l'uso della centralina. La centralina è posta sopra alla porta scorrevole della cellula abitativa e questa qui è la centralina. È abbastanza semplice. Allora, spegniamo tutto quanto così ci facciamo da piede. Interruttore generale della 12 volt. Una volta che io accendo e spengo questo, do corrente a tutta l'illuminazione. Una volta che io accendo questo, dove c'è il simbolo del rubinetto, faccio in modo che se aprirò il rubinetto arriverà acqua. Se la pompa sarà spenta, anche se apro il rubinetto, l'acqua non arriverà. Questa qui è la luce esterna, l'interruttore che accende la luce esterna, questa che vedo di fuori. È dimerabile tramite un telecomando. Poi vediamo i test. Qui, premendo qui dove c'è il disegno della cellula abitativa, mi dice che la batteria è a circa verso il 70%. Premendo questo mi dice che la batteria del motore è circa al 70%. Premendo questo mi dice, dove c'è il simbolo del rubinetto, mi dice che il serbatoio dell'acqua buona è circa fra i 2/3 e i 3/3. Premendo questo, siccome che la notte mi potrebbe dare fastidio vedere questa illuminazione, premendo questo io non faccio altro che ridurre l'intensità dell'illuminazione in modo tale che così mi possa o meno dare fastidio. Andiamo avanti. Questo qui è il Webasto, questa stufa funziona a gasolio, quindi dovete avere del gasolio all'interno del serbatoio. E l'uso del Webasto è abbastanza semplice, si accende in questo modo e regolo la temperatura della calura interna
agendo su un potenziometro. Questo è l'utilizzo del riscaldamento. Poi dopo per quanto riguarda le altre funzioni ve le potete giocare leggendo un po' le istruzioni, le impostazioni eccetera. La cucina a 2 fuochi, magari in stagione avremmo tolto anche la protezione. Quando è ora di accendere devo avere ovviamente il rubinetto del gas aperto, premo e mi si accende il rubinetto, mi si accende il fornello. Adesso si fa fatica perché con la luce si fa fatica, comunque è già acceso. Mi raccomando, prima di chiudere il coperchio verificate sempre che siano chiusi i fornelli, altrimenti esplode e fa tanti piccoli frammenti. Abbiamo chiuso, quindi possiamo abbassare. Questo è un piano di lavoro. Per poter abbassare il piano di lavoro sulla cucina basta scastrare la parte sottostante e si chiuderà in questo modo. Per quanto riguarda il lavello della cucina, posso regolare l'altezza della canna e qui posso aprire e chiudere. Ovviamente deve essere attaccata l'interruttore generale della pompa dell'acqua, acqua calda e acqua fredda. Ok? Chiudiamo. Andiamo avanti. Il frigorifero. Il frigorifero è un frigorifero a compressore, quindi funziona a batterie. Una volta che io tengo premuto l'interruttore azzurro, posso decidere di regolare la temperatura. Nella parte di dietro vedete abbiamo inserito una sorta di antifurto, che lì basta inserire un lucchetto, ognuno di voi prenderà dietro un lucchetto e potrà chiudere con sicurezza la parte posteriore per eventualmente prevenire l'ingresso di qualche malintenzionato. Bene, andiamo avanti, passiamo dal bagno. Il bagno ha la doccetta a telefono, ha lo scomparto per mettere dentro degli oggetti, ha un oblò grande nella parte davanti e qui avrò il pulsante che fa da sciacquone e questa leva aprirò e chiuderò quello che è la saracinesca che fa passare il prodotto nella parte bassa. Questo gabinetto è girevole per fare in modo che uno si metta dove gli fa più comodo. Andiamo oltre. Allora, questo veicolo ha già il pannello solare e in questo momento ci sta dicendo che la batteria dei servizi è a 12,8 volt e sta caricando 1,5 ampere-ora. Non c'è un gran sole fuori e quindi ci sta. Andiamo ancora avanti. Rimane il boiler dell'acqua calda. Il boiler dell'acqua calda ha un funzionamento a gas, quindi anche in questo caso devi avere aperto il rubinetto del gas di dietro, se per caso lo hai chiuso. Poi questo è il comando del boiler dell'acqua calda. Una volta che lo accendi, lui impiega circa 20 secondi per far defluire del gas in combusto che può essere all'interno della stufa. Dopo 20 secondi circa farà l'accensione. Se l'accensione va a buon fine, vedo che la luce diventa verde. Se la luce diventa rossa, invece mi dice sta attento, c'è qualcosa che non va, forse non hai aperto il gas, forse è finito il gas, forse non c'è abbastanza corrente. Bene, vediamo che si è acceso, quindi ora avremo fra 20-25 minuti l'acqua calda come abbiamo chiesto. Questo veicolo ha anche il pavimento riscaldato, ma solamente se sono attaccato in campeggio. Se sono in campeggio attaccato a 220 a una temperatura molto rigida, posso decidere di accendere questo interruttore e una resistenza che è all'interno del pavimento mi scalderà la parte dove io ci sono sopra coi piedi, quindi un ulteriore aiuto a quella che è la stufa.
Questo è il regolatore di carica del pannello solare, vedete è uscito già un pochettino più di sole, sta arrivando un po' più di sole e il pannello solare da 1,5 ampere di prima sta caricando adesso 2,7, passa una nuvola sul sole 2,1, 2,2, vedete 2,4 adesso, 2,7, vedete la differenza che fa se c'è o non c'è il sole? Bene, raccomandazione, gli oblò devono essere primo sempre chiusi quando sei in viaggio, non devono essere mai aperti, li devi chiudere, mentre l'oscurante non deve mai essere chiuso in viaggio. C'è scritto molto in piccolo qui nelle istruzioni, però l'importante è saperlo. Quando tu chiudi l'oblò fa entrare lo stesso dell'aria e quindi ti potrebbe danneggiare l'oscurante. Se danneggi l'oscurante, il camper è il tuo, lo paghi te, se è il nostro lo paghi te uguale. Ecco qua, mi raccomando, gli oscuranti degli oblò, sia il 700x500, quello grande, sia l'oscurante posteriore che è sulla camera da letto, sia l'oscurante che è nel bagno, devono essere chiusi gli oblò e aperti gli oscuranti, purtroppo se no si fa danno. Bene, andiamo avanti nella cabina, che così finiamo con la parte davanti. Gli oscuranti plissettati sono già di corredo in questo veicolo qui, ci sono sulla portiera destra, sulla portiera sinistra e nel cristallo anteriore e funzionano in questo modo. Allora chiudiamo questo, che è dove posso mettere il navigatore o cose di questo genere, e poi posso chiudere quello che è l'oscurante frontale, così non mi faccio vedere dal di fuori, faccio una sorta di privato. Questa è la telecamera di marcia indietro. Come vedete, quando inserisco la marcia indietro vedo la spiaggia libera di Cesenatico. È una radio doppio DIN che ha anche la possibilità di attaccare un'eventuale chiavetta. Allora, su questo veicolo si possono mettere a sedere più persone attorno al tavolo, allargando questa cassapanca e inserendo questi due cuscini, uno e uno, due. Inoltre si può fare un tavolo molto lungo e occorre prendere i particolari che sono dentro a questo sportellino. Questi sono i particolari. Il tavolo si allunga con la prima prolunga e qui ha anche un po' di promemoria, ti dice se tu lo apri poco nella parte anteriore puoi mettere 20 kg, se tu lo apri tanto nella parte anteriore al massimo puoi mettere 10 kg, se tu lo apri al massimo non ci devi mettere neanche 1 chilo nella parte a sbalzo. Ecco fatto. Questo è come funge la prolunga della tavola. Si gira ovviamente anche questo sedile e quindi io ho una bella apertura. In realtà il tavolo arriva fino qui. Questa è la posizione per poter stare a sedere e nello stesso tempo poter mangiare. L'altro fungerà per fare anche il letto, che adesso proviamo. Su questa dinette si può fare un letto matrimoniale ed è uno dei pochi veicoli furgonati che sulla parte anteriore si possa fare un letto matrimoniale. Bene, questo è il letto matrimoniale come si sviluppa una volta fatto. Le misure di questo letto sono 1,82 di cuscino, 1,80 di cuscino, 82 di larghezza nella parte proprio qui di fianco alla cucina e 112 nella parte più larga. È un letto matrimoniale, 2 bambini ci dormono bene, insomma, è una piazza e mezzo abbondante, in 2 davanti ci si riesce a stare.
più si è affiatati e più si sta vicini, insomma. Ora vi faccio vedere come si smonta. Gavone posteriore, nel caso in cui si voglia caricare parecchie cose c'è la possibilità, in quanto hanno fatto un letto che si divide in due e c'è la possibilità di metterlo in piedi. Facciamo vedere come si fa. Prendo questo cuscino, lo metto qui, prendo quest'altro cuscino, lo metto in questo modo. Anzi no, prima uno alla volta. Tiriamo su questo, lo blocchiamo. E qui ho una capacità di carico, ma qui posso avere un letto singolo che mi rimane. Non ho bisogno del letto singolo, voglio caricare tanta roba perché magari ci voglio mettere le biciclette dentro, non fuori, e dormo nel letto matrimoniale davanti, è possibile. Allora, altro materasso, lo infilo qui, sollevo anche questo, così ho una capacità di carico grande. Qui ho modo di mettere biancheria, ricambio di biciclette, insomma tutto quello che mi pare, perché questo è molto profondo. La rete di protezione, questa rete qui di protezione, che in realtà non è una rete ma è un asse di protezione, se ho bisogno di avere uno spazio più ampio, devo solamente sollevare questo e farlo scorrere lateralmente, così non ce l'ho in mezzo per nessun motivo, non si richiude in autonomia e mi dà lo spazio fino ad arrivare nella parte anteriore. Questa è tutta la capacità di carico che posso avere su questo veicolo. Chi può usare questo mezzo a noleggio? La famiglia da 2, la famiglia da 3 e anche la famiglia da 4 persone, 2 gruppi di amici. Il letto davanti c'è un po' da impazzire, però vi assicuro che è un letto veramente comodo, magari hai più aria quando è il momento di dormire rispetto a un veicolo che ha il letto a castello matrimoniale posteriore. In realtà qui, avendo il letto basso, ti occupa lo spazio della dinette, però probabilmente lo vivi molto meglio durante la notte e non ti dà oppressione. Il veicolo è lungo 5,99,8 m complessivamente, il mezzo è alto 2,58 m ed è largo 2,05 m. Per quanto riguarda il materasso, qui è 1,82 m di lunghezza totale, però col fatto che ci sono questi centimetri di spazio posso sfruttare tutto questo spazio qui, perché col cuscino tanto non arrivi qui con la testa, no? E quindi arrivo a 1,89 m. Per quanto riguarda la larghezza invece siamo sul 1,31 m, poi ho sempre quei 4-5 cm che ho prima di arrivare al portellone. Questa è un po' la dimensione di questo veicolo. È un bel mezzo da noleggio, è comodo per l'invernale, è coibentato bene ed è un prodotto solido, piacevole, e lo avremo appunto da novembre 2021 a noleggio. Bene, spero che le istruzioni vi faranno comodo quando lo prenderete a noleggio e magari prima di partire ve le guardate un pochettino, così siete già un po' più a conoscenza di quelle che sono le cose, i posti dove devi accendere gli interruttori eccetera. Una cosa che mi sono dimenticato: il rubinetto del gas di sicurezza voi lo trovate all'interno di questo cassetto. Nel caso che ci sia un'emergenza sapete che questo è il rubinetto per chiudere per quanto riguarda il passaggio del gas.
Siamo arrivati alla fine delle istruzioni di questo Tournée Mobile da 6 metri. Ancora un consiglio: questo veicolo può essere preso a noleggio dai più giovani ai più grandi. Secondo consiglio, prima di partire magari fatevi un obiettivo, fatevi un itinerario, perché ti può capitare, come in questo periodo, qui siamo a Cesenatico e c'è solo che del posto dove parcheggiare e magari non sei tanto preoccupato. Magari ti può capitare in altri periodi dell'anno che sapere dov'è l'area di sosta dove vuoi arrivare, eccetera, ti può essere anche di aiuto. Vi ricordo che avremo questo veicolo targato ai primi di novembre, potete fare la prova di noleggio sia nel periodo invernale e anche rigido, perché il veicolo è adatto. Altre informazioni ve le daremo magari dando un colpo di telefono oppure mandando una mail. Un saluto da Luigi della ditta Nauticaravan di Imola, e poi peraltro siamo sempre a disposizione. Ciao, grazie di tutto.